grazie a te, grazie di questo nuovo invito che, come tu sai, accetto sempre con grandissimo piacere. Grazie. Anch'io con molto piacere, perché hai portato sul canale degli argomenti e dei punti di vista che sono piaciuti molto e che secondo me possono anche favorire una nuova visione delle cose che stiamo raccontando, appunto dal tuo punto di vista e da quello un po' simile al tuo che penso di avere. Ecco, questa sera parliamo di un qualcosa di cui avevo già parlato in parte con altri ospiti. Si parla di crisi dell'uomo, di crisi della mascolinità, di crisi proprio del ruolo dell'uomo. Anticipo che poi in un prossimo incontro parleremo del ruolo anche della donna, perché anche questo è fortemente messo in discussione e stravolto. Ma parliamo della virilità sacra, ovvero di come la tradizione, le tradizioni delle varie parti del mondo hanno considerato la virilità, e questo ci permette di agganciarci ad un libro di Martino Nicoletti, Cavalcare il Kali Yuga, il libro del guerriero dello spirito, questo libro che hai presentato diverse volte, ma che offre sempre nuovi spunti di riflessione e che quindi naturalmente consiglio di leggere. Ecco, il guerriero dello spirito, questa parola guerriero che in tempi di pacifismo e di guerre, guerreggiate o meno, idealizzate e non, è un concetto che invece ci rimanda proprio all'essenza della civiltà. Dice, ma perché il guerriero dovrebbe essere il punto centrale di una civiltà? Questa sera parliamo di questo e di come poi poter interpretare la realtà di oggi alla ricerca, vedere se è possibile recuperare questo guerriero dentro di noi e ovunque sia necessaria la presenza di questo guerriero, perché come vedremo questo è il momento storico in cui le persone deboli, quelle che normalmente vengono difese dalla virilità, dall'uomo, con la U maiuscola, non sono mai stati così in pericolo e così indifesi. Quindi invocare la figura del guerriero significa anche invocare la protezione dei deboli e la sconfitta anche di coloro che minacciano la sicurezza di questi deboli, che poi sono deboli ma dovranno diventare a loro volta dei guerrieri. Ecco Martino, ti lascio brevemente dire due parole su questo libro e poi partiamo con la nostra chiacchierata. Grazie Barbara di questa breve ma assolutamente azzeccata introduzione a questo lavoro, a questo tema che è estremamente delicato. Allora, riguardo al libro di cui tu mi hai fatto appunto la domanda, allora è un libro che io non immaginavo, è un libro che è uscito ormai qualche anno fa e che man mano che passa il tempo, stranamente e in maniera paradossale, diventa sempre più attuale, perché guarda caso si inserisce molto bene con tematiche che sono di adesso, che sono degli ultimi 2 anni, senza entrare poi, quando dico negli ultimi 2 anni, le persone ci seguono, sanno benissimo di cosa stiamo parlando. Quindi è un libro che man mano che passa il tempo diventa sempre più attuale, paradossalmente, ma man mano che passa il tempo diventa sempre un libro più scomodo. Quindi è un libro che stranamente, ma poi spiegheremo, solo il fatto di parlare di guerriero nell'epoca di oggi ha aperto una serie di voragini e di critiche che non mi immaginavo.
Da una parte ne sono lusingato, nel senso mi fa piacere perché quindi evidentemente abbiamo toccato il tendine, il tallone d'Achille della nostra società. D'altro canto mi fa strano perché è un libro che cerca in maniera molto autentica e semplice cercare di capire se al giorno d'oggi parlare di guerriero c'ha un senso o non ha un senso, eventualmente chi dovrebbe essere il guerriero al giorno d'oggi. Ebbene, dire questo ha scatenato le ire di chiunque, quindi ha scatenato le ire nell'ambito del mondo, chiamiamolo così, di persone che si interessano alla spiritualità, tutti i fronti. Quindi sono pochissime le persone che secondo me hanno colto poi il senso profondo di questo libro, che non è affatto un'accusa o vuole prendere una parte. Forse la base direi è proprio quella del mio lavoro di antropologo, ma attenzione, non è un libro teorico, questo è un libro assolutamente pratico, viene chiamato un manuale, cioè vuole dare delle informazioni, pretende, e in questo sono pretenzioso, ma mi prendo tutte le responsabilità del mio orgoglio, pretende di dare qualche informazione, qualche coordinata al giorno d'oggi che vuole, all'uomo che vuole al giorno d'oggi ritrovare appunto l'ago della bussa, come orientarsi, non solo come adulto, ma anche come adulto maschio. Partiamo da un presupposto, il presupposto fondamentale è che l'archetipo, il guerriero è un archetipo universale. Tutte le civiltà, in tutti i tempi, in tutti i luoghi, hanno parlato di guerrieri. E guarda caso, il guerriero non è un essere speciale, perché alla base ogni essere umano di sesso maschile adulto è un guerriero. Poi, come dicevi tu, una volta parleremo anche dell'altra parte della Luna, quindi anche nell'ambito femminile, ogni donna, per certi aspetti, ogni donna adulta, o non per forza adulta, è una guerriera. Quindi l'elemento guerresco è un elemento che fa parte della natura umana. E non lo dice Martino Nicoletti, questo lo dicono centinaia, migliaia di civiltà, basta fare un orizzonte a 360 gradi, poi magari ne parleremo in maggior dettaglio più avanti, dalle popolazioni indigene. Io, come tu sai, Barbara, ho lavorato a lungo con gli sciamani malayani, quindi con delle persone che lavorano nell'ambito del sacro, sono degli operatori del sacro, si direbbe al giorno d'oggi, visto che tutti sono operatori di qualcosa. Beh, gli sciamani sono operatori del sacro e operatori della terapia magica, ma uno sciamano non solo è un terapeuta, ma quando agisce come terapeuta è anche un guerriero. Quindi deve difendere il proprio paziente. Se voi vedete quali sono i parafernalia, cioè il modo in cui uno sciamano himalayano è abbigliato e quali sono gli strumenti rituali che usa nel corso delle sue liturgie, vedrete un sacco di armi, ma non perché sia cattivo o perché sia feroce, semplicemente perché ogni rapporto con la realtà, spesso e volentieri, obbliga un'attitudine guerriera, che non è quella di attaccare, non è quella di offendere, non è quella di fare il male, ma è semplicemente utilizzare un metodo energico per difendere. Nel caso dello sciamano difende il suo paziente. Quindi se è un demone che ha causato la malattia, lo sciamano brandisce un enorme coltello per difendere durante il rituale il paziente. E questo è un esempio, parlo degli sciamani per dire tutto un mondo, tutto un universo, una serie di universi che sono ispirati a questa filosofia. Ogni Pensiamo agli uomo, esorcisti anche. gli esorcisti, lì è veramente forte, non c'è una spada, c'è probabilmente l'uso dell'acqua santa, cioè l'uso del Vangelo, quindi comunque degli elementi non tanto simbolici, direi degli elementi sacramentalmente potenti, che hanno però questa funzione di creare un argine, ma di nuovo non è semplicemente per il piacere, perdono, adesso sto proprio declinando al più basso livello delle attività che ovviamente sono molto potenti e molto nobili, non è semplicemente per il gusto di schiacciare la testa a Satana, ma è per difendere una persona che è posseduta dal male. Ok? Quindi questo è interessante, più vai indietro nel tempo e più ti allarghi, e io ho lavorato appunto con i popoli primitivi cosiddetti, quindi con le società indigene, più ti rendi conto che l'uomo uguale guerriero. Guerriero significa quindi che difende a seconda delle situazioni quello che c'è da difendere, la famiglia, quindi un uomo di una tribù africana
è un guerriero perché deve comunque difendere la propria famiglia. Un sacerdote esorcista, come dici tu, è colui che difende una persona che è posseduta da un'entità maligna. Uno sciamano è una persona che con altri mezzi, altri strumenti, senza fare comparazione, non sono tutti altri mondi, quindi è difficile fare, dire questo è uguale a quest'altro, faccio solo degli esempi, però è una persona che difende un suo paziente che in un qualche modo è stato vittima di una malattia che viene interpretata come avente delle cause magiche. Quindi Qui c'è l'uomo una è sempre lotta stato un anche, c'è la guerriero. lotta anche contro l'invisibile. Contro l'invisibile e contro il visibile. Questo apre un altro capitolo che non possiamo affrontare stasera, Certo, però perché no, ma è importantissimo quello che dici, ma hai fatto una brutta puntatina, nel senso l'uomo adulto, ma come la donna adulta, nelle società tradizionali non sono solo dei guerrieri o delle guerriere, ma sono anche degli uomini e delle donne che hanno un potere di chiaroveggenza. Non andare troppo lontano, chiaroveggenza è avere un intuito profondo che non riguarda solo il mondo visibile, ma che riguarda anche il mondo invisibile. Un padre di famiglia, nella società romana arcaica, non doveva essere in grado soltanto di proteggere la famiglia, quindi i figli, gli schiavi, che all'epoca esistevano gli schiavi, il bestiame, gli appezzamenti coltivati, era anche un pater familias, era colui che aveva anche le capacità di mantenere un equilibrio tra la propria famiglia e la dimensione invisibile. Quindi era sempre un mediatore tra visibile e invisibile, e a volte era fatto attraverso il semplice culto dei lares, quindi delle divinità ancestrali o delle divinità dei luoghi, in altre volte bisognava invece utilizzare degli strumenti diversi. Ma ritorniamo sempre alla stessa filosofia. Tant'è vero che più andiamo indietro, Barbara, più quando parliamo uomo uguale guerriero, guerriero uguale elemento sacro. Non esiste mai un guerriero che è semplicemente un uomo che attacca per il gusto di uccidere o che si espande per il gusto di dimostrare il proprio potere. È sempre una persona che quando compie questo lo fa in ragione di una profonda dirittura interiore. Quindi c'è sempre un elemento spirituale che è il germe profondo che fa sì che un uomo sia mago e guerriero al tempo stesso, quando serve, ma che sia anche un buon padre, un buon amante, un buon marito. Quindi vedi già come si compongono gli elementi, Barbara, guerriero significa semplicemente essere umano a tutto tondo. Non c'è niente di strano, non c'è niente di violento, al contrario, il guerriero, e questo tutte le civiltà del passato ce lo hanno insegnato, è tanto più guerriero, tanto più sa fare i conti con la sua parte femminile. Tanto è forte, tanto deve essere sensibile. Tanto è sole, tanto deve avere dentro di sé un elemento lunare. Sai, gli antichi samurai, insomma, erano persone che nel giro di frazioni di secondo decidevano la vita o la morte di un avversario, se ne avevano le capacità, e in una frazione di secondo erano disposti a morire o a sopravvivere, secondo le situazioni. Però erano le stesse persone che dedicavano tantissimo tempo alla cura della propria persona. Prima dei duelli bisognava imbellettarsi, l'acconciatura era fondamentale, quindi c'era tutto un aspetto estetico importantissimo, e per di più, guarda caso, molti samurai erano non solo dei grandi meditanti, soprattutto in quel mondo si parla dello zen, quindi del buddismo zen, ma i samurai erano anche dei grandi poeti, quindi c'era per forza da una parte coltivare la spada, ma dall'altra parte coltivare la penna, la mascolinità come la femminilità. Quindi questo è un po' l'identikit del guerriero che a me interessava portare fuori, e già da questi tratti, e tu hai aggiunto però un elemento che io ho sottovalutato anche nel mio libro, non me ne sono reso conto, ma tu me l'hai fatto notare con le tue parole e nell'introduzione a questo incontro di stasera, la difesa dei deboli. Cioè è un essere che ha fondamentalmente una nobiltà interiore, che quella è una nobiltà che permette di essere altruisti al 100%. Non agisce mai per sé, il guerriero è colui che difende un ideale o una situazione. Noi abbiamo portato gli esempi, lo sciamano è a suo modo un guerriero, abbiamo detto l'esorcista è a suo modo un guerriero, ma ognuno di questi, al di là della piccola difesa che può essere il posseduto, il paziente, la propria famiglia, hanno uno scopo nobile che è quello di
in un qualche modo mantenere un equilibrio nell'etica attorno al mondo che loro vivono e che abitano. Ecco, abbiamo parlato del Giappone, abbiamo parlato dei samurai. Io ti propongo questa citazione. Allora, una vita a cui basti trovarsi faccia a faccia con la morte per essere sfregiata e spezzata, forse non è che un fragile vetro. Ma insomma, ti sei lanciata in un'enorme citazione, appunto, quella Sì, legittimissima e fantastica, ovviamente eh, questo è Yukio Mishima. sì, una citazione di Yukio Mishima che ci rappresenta un po' un esempio che possiamo fare di, a parte la sua storia personale, insomma il suo scegliere di essere guerriero fuori tempo e in lotta con una modernità, una contemporaneità che cercava di cancellare la tradizione e il cuore stesso del suo popolo e della sua identità. Grandissimo, grandissimo scrittore, grandissimo intellettuale. Ecco, in questa frase di Mishima c'è il discorso della fragilità, che oggi purtroppo è diventata è diventato un appellativo per chiunque debba essere definito a prioristicamente fragile, anche se magari non lo è veramente. I nostri anziani, i nostri vecchi sono delle querce, non sono di vetro, e lo dimostrano tutti i giorni. Certo. Ecco, partendo da questa frase, qui c'è il discorso della paura della morte che va superata, perché se uno ha paura della morte, in sostanza, ha paura che non esista prima di tutto una dimensione altra, che è quella della realtà contingente. Sì. Ma si può vivere con la continua paura della morte? No, perché non è più vita. Ecco, e qui Mishima ci aiuta un po' ad arrivare al concetto a cui accennavi prima, dei samurai, no? Ci sono delle altre citazioni che io ho trovato che sono, vabbè, questo è sono le 7 virtù del Bushido, che l'integrità, la cortesia, il coraggio eroico, l'onore, la compassione, l'onestà e la sincerità, il dovere e la realtà, quindi tutte qualità nobili, no, diremmo. E questo è il codice appunto del samurai. Del samurai. Ma ecco, anche questo è molto importante. La via del samurai è la morte. È necessario prepararsi alla morte dal mattino alla sera, giorno dopo giorno, per non averne più paura, aggiungo io, che poi è il concetto sottostante. Wow, allora, stai dicendo tantissime cose, tutte veramente, Barbara, estremamente interessanti, ognuna delle tue frasi meriterebbe un enorme approfondimento. Quindi grazie di tutti questi input. Io provo un po' a fare la selezione di quello che stai dicendo. Allora, prima cosa, perché hai dato veramente tante accenni importanti. Quando facevo vedere la slide che riguarda l'etica del Bushido, che è un'etica giapponese, quindi un mondo che non ha niente avuto a che fare con noi, ok? Cioè il mondo era un mondo medievale, quello del Giappone, finché non hanno perso la guerra, tant'è vero che insomma erano un mondo che credeva che l'imperatore fosse la manifestazione terrena del dio sole, quindi cose che per noi sono impensabili e lo avevamo, tra virgolette, questo brutto termine, sfatato oramai da millenni che i regnanti sono soltanto invece degli esseri umani. Però guarda caso, quell'etica e quei valori etici sono gli stessi che tu trovi alla base dei Cavalieri Templari, che trovi alla base dell'etica guerresca, ma poi ne potremo parlare, nell'India antica. Quindi ti fa capire, ci aiuta a capire che veramente l'etica guerresca è un'etica universale, poco importa le culture, poco importa le latitudini e i tempi.
Quindi evidentemente il guerriero interpella qualcosa che è profondamente umano e da cui non possiamo scappare, quindi ci dobbiamo fare i conti. Questi per millenni, in tutte le parti del mondo, com'è possibile che si appellavano ai medesimi principi e pensavano che un uomo dovesse, manifestare queste qualità etiche? Quindi questo ci fa capire che stiamo parlando di un tema non parcellizzato, ma è un tema universale. Poi, riguardo a Mishima meriterebbe lui stesso un enorme capitolo. Mishima era uno scrittore, era un esteta, ma era anche una persona che aveva un'enorme consapevolezza del tempo che viveva e dei cambiamenti del tempo. Mishima è stata una persona che si è trovato nel 1945, dopo le 2 bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, che di colpo un mondo che, come dicevamo, è rimasto grosso modo intatto per centinaia di anni, se non anche per millenni, di colpo è imploso ed è stato sostituito con una accozzaglia di mondo totalmente importato, che non aveva niente a che fare con i valori tradizionali del Giappone e della spiritualità del Giappone di quell'epoca fino a quell'epoca, per cui si è trovato ovviamente disorientato e ha scelto di riagganciarsi ai valori ancestrali della propria cultura. E l'ha fatto in maniera non da esteta e da letterato, ha fatto anche quello, ha scritto ovviamente degli splendidi romanzi e non solo dei romanzi, ed era un esteta e questo elemento estetico non l'ha mai nascosto ovviamente Mishima, però è stato uno che quando si è riagganciato alla sua cultura tradizionale lo ha fatto fino in fondo, tant'è vero che ha denunciato la modernizzazione del Giappone e come atto finale, acme, diciamo, di questo suo credere, ha fatto seppuku, cioè lui ha tentato con alcuni suoi collaboratori da lui stesso formati dal punto di vista militare, ha cercato di fare un attacco a un quartier generale dell'epoca, ma era già previsto che dovesse andare male, ha fatto un discorso finale che sembra veramente l'epoca di oggi, perché se le persone che ci seguono hanno modo di guardarlo, invito a guardarlo, un film di Schrader, il regista è Schrader, si chiama Mishima, guardatelo, è una ricostruzione, è un film attuale, ma è di una potenza, di una tragicità, le scene in cui Mishima fa l'ultimo discorso da questo balcone in Giappone, in cui cerca di arringare i militari fedeli oramai, diciamo, all'ordinamento americano che era stato lì importato, quindi che avevano accettato ormai la sconfitta, cerca di arringare e la cosa tragica è che questi militari da sotto lo prendono in giro, cioè stanno prendendo in giro una persona che da lì a qualche secondo si apre in 2 la pancia e, come avviene tradizionalmente nel seppuku tradizionale, nel momento in cui viene aperto, appunto, si fa harakiri, quindi viene fatto questo suicidio rituale, c'è uno dei collaboratori che gli taglia la testa. Quindi 2 mondi totalmente che non comunicano più tra di loro, un mondo oramai alla deriva, che pensa che l'atto di Mishima sia semplicemente un atto ridicolo, fuori tempo, e una persona, non giudichiamo perché l'ha fatto, ma comunque quello che ha fatto l'ha fatto fino in fondo, e solo per questo se un altro merita, e non l'ha fatto uccidendo altri, si è ucciso lui, quindi non ha, perdona il termine, rotto le scatole a nessuno, quindi lui è stato coerente fino in fondo, però 2 mondi, 2 civiltà, 2 epoche, che è un po' quello che stiamo vivendo adesso. E come dicevi tu giustamente, Barbara, il tema centrale è il tema della morte. Una vita a cui basti trovarsi faccia a faccia con la morte per esserne sfregiata e spezzata, forse non è che un fragile veta. Allora, il confronto con la morte, Barbara, come dicevi tu giustamente poco fa, è un confronto che non possiamo evitare. Lo possiamo evitare forse in vita, nascondendoci, ma non lo potremo evitare perché siamo tutti degli esseri mortali. Quindi prima o poi con questo grande problema, che non è un problema teorico, è un'esperienza, la morte, ci dovremmo fare i conti. Ora, sempre le civiltà del passato, Mishima incluso, hanno sempre pensato che la morte è un pezzo della vita. Non puoi far finta che non c'è, non lo puoi nascondere sotto lo zerbino, sotto il tappeto con un colpo di scopa. È una parte della vita, è una parte con cui dobbiamo fare i conti e guarda caso, paradossalmente, più tu ti tieni la morte al fianco, come dice un po' il libro, appunto, Cavalcare il Kali Yuga, questo mio libro,
più dà valore alla vita, non è che toglie valore alla vita, gliela dà, la arricchisce. Tanto per lì dovremo passare. Adesso Martino parla, ma un giorno queste cose saranno solo pixel, non ci sarà più la persona che le sta dicendo adesso, ok? È brutto dirlo, ma dobbiamo accettarlo e farci i conti ogni secondo, ok? Ma questo fatto mi dà importanza, il valore che io ho adesso di quello che sto dicendo, lo sto dicendo a te, il valore di condividere con delle persone che stanno a casa quello che stiamo dicendo, perché siamo degli esseri mortali ed essendo mortali tutto ciò che facciamo in vita ha un enorme valore, infinitamente ha un valore, proprio perché esiste adesso e non esisterà per sempre. Quindi il confronto con la morte è sempre stato un tema fondamentale di ogni civiltà, perché la morte e avere la morte a fianco, pensare alla morte, ma non in maniera necrofila né funebre, la Certo. pensi e la tieni da parte. Le persone che sono che hanno la morte in cuore, ma non la morte in cuore come, come depressione o come avvilimento interiore, sono persone estremamente vitali. Io ci penso continuamente e mi sento una persona felice, forse triste, ma quando sono triste sono triste in maniera molto vitale e vivace, quindi anzi il pensiero della morte dà enorme spinta vitale, tant'è vero che nei periodi di guerra sono i periodi in cui si fanno più bambini, quindi in un qualche Sì, modo sì, 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 morte sì. e vita vanno assieme. Però quello che tu dicevi, giustamente, siamo in un'epoca in cui, siccome la morte la viviamo ogni giorno, la respiriamo, abbiamo avuto 2 anni e mezzo di statistiche di morti da Covid, ok? Non entriamo in questo argomento, ormai per me è roba passata, quindi non dobbiamo approfondirlo. Solo en passant, per capire cosa stiamo vivendo da 2 anni e mezzo a questa parte. Siamo passati a da un regime mortifero di persone che morivano a causa di un virus a un altro regime mortifero di persone vittime di un attacco di guerra. Okay? Quindi abbiamo da morti indigeni abbiamo morti più lontani, ma pur sempre morti. Quindi noi siamo, come dico spesso, come una bustina di tè nell'acqua calda, noi siamo imbevuti di morte. Ma non è una morte reale, è una morte mediatica, è una morte celebrata anche attraverso narrazioni, perché non ci è stato dato manco il diritto di accompagnare un morente alla propria morte, quando era il caso del Covid. Ce li hanno allontanati i nostri morenti e ce li hanno fatti scomparire senza manco darci il permesso di poter vedere la salma e quindi di renderci conto concretamente che la persona non c'era più, che il nostro caro istinto era andato. Viviamo quindi in una morte virtuale che paradossalmente non ci fa pensare alla morte, non ci fa avere questo impatto con la morte, mentre invece diciamo, la via del guerriero è una via che questo problema non lo schiva, lo accetta, ne fa parte della vita e quindi in un qualche modo fa i conti con questo. Ma se tu togli la morte, e faccio questa, e chiudo nel senso che veramente hai toccato tante cose, quindi cerco un po' di seguire un filo rosso a mio modo di tutto quello che tu hai così egregiamente detto, Barbara. Cosa accade? Che se tu togli la morte, e per forza ci saranno sempre dei fragili, sempre più fragili, e che si Sì. fragilizzeranno sempre di più, perché purtroppo è il pensiero della morte, il confronto con la morte, che ti permette di creare in te quegli anticorpi, che sono degli anticorpi vitali. Sai, nelle civiltà rurali, ma non bisogna andare lontano, nel nostro mondo rurale fino a 30 anni fa, quando obbligavano i bambini si diceva qui in Umbria, si diceva lo devi portare a vedere il morto, cioè se c'era un nonno che moriva, il bambino era obbligato, anche se ovviamente aveva questa angoscia perché sentiva che era successo o stava succedendo qualcosa di molto più grande di lui, però si obbligava il bambino a vedere fisicamente il morto. Perché? Perché capiva che era una cosa reale, che era una parte della vita, era un insegnamento. E lì creava degli anticorpi, ma non degli anticorpi funebri, degli anticorpi vitali. Capiva che la vita è fatta dell'uno e dell'altro. Questa nostra morte noi invece la mettiamo sempre nello sgabuzzino e quindi diventa un mostro. E avremo quindi dall'altra parte persone sempre più fragili e fragilizzate. La via del guerriero ti dice, io lo metto come petizione di principio, siamo esseri immortali, poi il guerriero è uno, accidente, se la va a cercare la morte, quindi in un qualche modo va a pungolare questo problema grosso, ok? Ma non è una persona che va a pungolare la morte perché
c'ha il gusto appunto di fare del male o quant'altro. No, il guerriero essenzialmente è un uomo come noi, solo che non scappa dalle proprie paure, ci vuole andare fino in fondo, accetta le sue debolezze, accetta le sue paure e si offre, questo è importante quello che sto per dire, ci metterei 2 punti, si offre degli strumenti da solo per crearsi degli anticorpi rispetto a tutto ciò che realmente gli fa paura. Esatto, Cosa sì. che noi non facciamo, noi lo schiviamo, Barbara, in genere quello che ci fa paura, andiamo dal terapeuta, ma il terapeuta difficilmente ci fa un'elaborazione della paura, ci aiuta a elaborare una paura, ma non ci mette, nessun terapeuta prenderebbe mai una persona, la porterebbe al cospetto, prendendola per la collottola, al cospetto concreto con la sua paura. Gli fa fare dei giri e un'elaborazione verbalizzata, concettuale, emozionale, quello che vuoi, ma non abbiamo mai l'impatto con questa dimensione, che invece secondo me è vitale perché è quello che permette a noi di essere esseri umani vitali a tutto tondo. Ecco, la morte ci permette anche di dare un senso alla nostra vita, perché completa idealmente tutto il percorso della vita. Dopo parlerò, vorrei che parlassimo del concetto di iniziazione, che è molto equivocato. Non si tratta di cerimonie più o meno Cruente o sì, sadiche. però ecco, è un concetto molto importante a cui sul quale vorrei sentire la tua opinione, ma ti lascio quest'ultima osservazione su questo segmento, cioè il fatto che oggi, più che paura della morte, più che essere circondati dalla morte, siamo circondati dalla dissoluzione, dalla quella che si definisce l'anigredo, no? Proprio la distruzione, l'annichilimento. Annichilimento che vuol dire anche dissolversi in qualcosa che non esiste più, ma che non dà un senso di pace, ma dà un senso di perdizione. È un po' il concetto dell'inferno, no? Della dannazione eterna. Ecco, quindi invece accettare il concetto di dualismo, vita e morte, il dare un senso alla propria vita, il trovare un fine alla propria esistenza, cioè io perché sono al mondo, qual è il mio ruolo, qual è lo scopo della mia esistenza. Se non abbiamo questi punti fermi, è ovvio che al primo rischio di contagio cadiamo nel panico, perché questo serve ovviamente a chi vuole acquisire un controllo onnipotente sugli altri, che non è affatto la guida del guerriero, no? del re che governa il suo popolo. E quindi noi dobbiamo proprio cercare di dare un senso, di trovare il coraggio di vivere, che ci viene quasi tutti i giorni, si cerca di togliercelo, no? Vivere è una cosa molto impegnativa, però pensiamo a quanto diventiamo più forti dopo delle prove importanti, delle tappe del nostro percorso di maturazione, di crescita. Certo. Ogni ostacolo che superiamo, che impariamo a superare, ci rende più forti. Certo. E qui, ecco, arriviamo a questo concetto di iniziazione che ti ho sentito fare in un altro video. Ecco, tu dici che al giorno d'oggi non esiste più, parliamo in riferimento alla virilità sacra, no? All'uomo che deve diventare guerriero anche semplicemente per essere il guerriero della propria famiglia. Butta via. Insomma, hai detto poco, vabbè, comunque è già tanto. Ecco, tu dici che manca il concetto di iniziazione. Allora,
chiariamo cosa intendi per iniziazione e certo, per esempio poi possiamo fare qualche esempio nelle altre certo. tradizioni, nelle altre società, i famosi riti di passaggio, no? Perfetto, certo. Allora, so che tu c'hai delle bellissime immagini a questo riguardo, perfetto, quindi Sì. già le stai mandando e ok. Allora, guarda, per capire le iniziazioni, tu hai usato già un termine molto, molto esatto, secondo me, quando dicevi vogliono che, in realtà ciò che vogliono che in questo momento, vogliono che noi non maturiamo degli anticorpi, semplicemente questo. Lasciate perdere, non sto parlando di cose vaccinali, anticorpi autonomi rispetto a quello che stiamo vivendo, che significa uno spirito di giudizio critico autonomo, un'energia vitale autonoma che non è quella che segue la ola generale delle emozioni collettive, un senso di responsabilità autonomo, una etica autonoma che sia sganciata da quella che ci viene propinata dalle 7:30 di mattina, da 1 mattina fino a mezzanotte e mezzo con l'ultimo TG. Quindi ci viene impedito di crearci degli anticorpi autonomamente. Perché questo preambolo? Perché lascia assolutamente questa immagine che mi serve, ritorna a quella indietro, perché a Ecco, questo mi voglio agganciare. Questi sono dei rituali che tra l'altro avvengono in una zona, nell'arcipelago di Vanuatu, quindi veramente nelle zone più esotiche di questo mondo, in Oceania. I riti di iniziazione, cerco veramente di zippare al massimo cosa sono. Sono dei dispositivi messi in atto, creati da delle società arcaiche. Io parlo di iniziazioni tribali, qui parliamo appunto di etnie arcaiche, che fanno sì che un giovane abbia la possibilità di entrare in contatto diretto con la realtà in tutto il suo aspetto drammatico e pericoloso. Non per il gusto di spaventare un adolescente iniziandolo, ma per questa stessa cosa che dicevamo prima, esattamente come un vaccino, io ti faccio provare in maniera da laboratorio una determinata cosa che è in piccolo quella che esiste nel mondo in grandissima scala, in maniera tale che quella cosa che tu sperimenti diventa un anticorpo che matura in te e ti fa diventare uomo e ti permette di misurarti con quello che è l'universo attorno a te in maniera autonoma. Partendo dal presupposto che nelle società tribali, ma anche la nostra lo è, ma ce lo nascondono, le società tribali pensano che la realtà attorno a noi non è soltanto rose e fiori, la realtà è fatta di cose dolci e di cose meno dolci, di cose belle e di cose feroci, di cose che noi possiamo controllare e di altre che invece sfuggono al nostro controllo. Quindi l'iniziazione, che è una cosa cruenta, quello che vedevamo poco fa era appunto un ragazzo che si getta da una torre con una liana attaccata alle caviglie. Immaginate, sono torri abbastanza alte, questo è proprio emblematico per quello che sono in generale i riti di iniziazione. Sono cose toste, diremmo noi oggi, sono prove cruente, non tutti ce la fanno andare di là, non è che tutti maturano gli anticorpi, alle volte qualcuno non ce la fa. Però cosa fai? Di colpo il ragazzo è buttato violentemente giù da una torre, è un'esperienza che a livello fisico è traumatizzante, cioè se ti va bene non ti spezzi i legamenti, se ti va bene, se ti va male ti fai veramente tanto male o ci rimani. Però cosa serve? Il ragazzo quando è riuscito, e non è che è un eroe prima, lo diventa dopo uno coraggioso, è fragile, c'ha paura, i ragazzi perdonate il termine, ma siamo tra amici, se la fanno sotto prima di essere sottoposti a queste prove. Sono cose veramente orribili e vi ripeto, non tutti, nei contesti tradizionali, non tutti ce la fanno andare di là. Qualcuno la gamba gli si sloga per davvero o si rompono le liane e va a finire male il gioco, che non è un gioco ovviamente. Però cosa fa? Quel ragazzo entra in contatto con tutte le sue paure profonde, di colpo, e non può sfuggire. Però quando quel ragazzo ha fatto il terzo rimbalzo della liana e sente che la prova l'ha superata, in lui cominciano a sbocciare una quantità di anticorpi, ha una potenza, ma non è una potenza d'orgoglio,
è una potenza vitale che sa che è diventato parte del meccanismo del mondo, del meccanismo della natura. Per cui da che è un essere informe, come una sorta di, non saprei come dire, una sorta di ameba, l'iniziazione fa sì che lui diventi un uomo. Per questo è importante, non c'è niente di cruento, è vero, sono orribili, io mi sono occupato di rituali di iniziazione, sono delle cose veramente orribili, però hanno uno scopo, non è il gusto del nonnismo di quando la gente faceva il militare, che poi anche quelle in maniera un po', direi, perversa, Sì. però erano delle forme bene o male di iniziazione, cioè che i vecchi si divertivano a far patire alle nuove leve che facevano il cosiddetto CAR, come si chiamava all'epoca, quindi i primi 40 giorni di prova del servizio militare, fargli patire quello che avevano patito loro. Non era solo sadismo, è anche per quello una prova. Adesso non sto difendendo il nonnismo, attenzione, assolutamente, di quei residui nella nostra società, di qualcosa di molto più antico, che all'epoca era molto più sacrale e che adesso è rimasto quello che è rimasto e adesso non c'è più. Ma non c'è più poi per modo di dire perché Barbara, quando queste baby gang, che oramai vanno alla moda, tra di loro si fanno delle cose atroci per essere aggregate alla loro piccola gang, baby gang o gang più grande, purtroppo in maniera traslata, aberrante, ok? Aberrante, fate attenzione, Martino Negrenti non difende né le baby gang né i rituali di iniziazione delle gang, assolutamente. Però in maniera traslata indicano un bisogno che ha l'uomo di provarsi e di mettersi alla prova con cose forti, perché sente che l'universo è forte e tu per non contrastarlo, ma per vivere in armonia con quell'universo, devi diventare anche tu forte. E se noi avessimo le iniziazioni, adesso Martino non fa il nostalgico, perché tanto chi sarebbe in grado al giorno d'oggi di impartire delle iniziazioni, chi sarebbe in grado realmente di riceverle e riceverle nel senso che poi gli portano a una vera maturazione. Penso in nessun caso potrebbero esistere al giorno d'oggi. Però nostalgicamente dico che, ma forse non tanto, perdona, non tanto. Ancora io lo vedo quando aiuto i ragazzi giovani che li porto alle volte a farsi delle sfacchinate dalle 5 di mattina in montagna fino alle 5 del pomeriggio, si fatica. Poi loro irraggiano energia vitale, sono felici e piangono perché non hanno mai sentito delle cose così profonde a livello di vita diretta, quindi qualcosa ancora assolutamente si potrebbe fare, poi ne riparliamo. Sono dei modi che noi abbiamo, anche se in maniera sbagliata, per sentire che esistiamo e che saremo parte di un mondo con cui noi possiamo entrare in contatto solo se cresciamo dentro. Questo è, e questo fanno i guerrieri e questo fa la filosofia del guerriero una volta che viene messa in atto. Ecco, naturalmente anche le religioni hanno i loro riti di iniziazione. Adesso qui abbiamo il Bar Mitzvah, che è il rito di passaggio dei ragazzini ebrei che all'età di credo 12 o 13 anni sempre in età puberale, sì. entrano nel mondo adulto. Ma questo è anche, per esempio, con il rito della Cresima nella religione cattolica. Ecco, sono dei momenti in cui, senza fare nulla di cruento come il lancio dalla torre di quelle realtà tribali, qui è stato simbolizzato il rito di transizione, no? Il rito di passaggio. Però se noi pensiamo alle fiabe, qui è stata codificata tutta una serie di riti e di prove da superare nelle fiabe, dove c'è questo giovane che in cambio della mano della principessa, del diventare re e di salvare il suo popolo, affronta delle prove, per esempio sconfiggere il drago. Questa è dal punto di vista simbolico, però un ricordare questo nostro passato e questa nostra essenza profonda. Anche questo è il giovane qui deve diventare un guerriero, deve superare la paura o dell'orco o del drago.
Sono d'accordo con te. Allora, per gli esempi che facevi a riguardo riguardo il mondo religioso, assolutamente. Allora, sono delle iniziazioni sacramentali, quindi riguardano soprattutto un aspetto che è quella la nostra dimensione spirituale profonda, e va benissimo. Quindi non c'è questo elemento cruento, proprio perché, a differenza delle iniziazioni tribali, l'iniziazione tribale è un'esperienza a tutto tondo. Coinvolge il corpo, coinvolge l'emozione, e una cosa che non ho detto, e hai fatto bene quindi a fare questi esempi appunto riguardo al mondo spirituale e alle religioni attuali, non è solo per far sì che i ragazzini diventino degli adulti, le iniziazioni tribali servono anche a far sì che un elemento sacramentale, ancestrale, si manifesti nel momento dell'iniziazione e venga incarnato, si incarni nel bambino. Quindi c'è sempre un elemento spirituale anche in quelle iniziazioni, quindi c'è proprio la potenza ancestrale che si cala in quel momento di crisi, e che proprio, siccome viene assorbita in un momento di crisi in cui il bambino è totalmente aperto, come se fosse una spugna, assorbe totalmente quella potenza sacra. Quindi c'è assolutamente. Per quello che riguarda le fiabe a cui hai fatto giustamente riferimento, guarda caso le fiabe non ti propinano l'idea di un giovane che si sottopone a delle prove per diventare solo un eroe. Spesso il giovane si sottopone alle prove semplicemente per diventare un adulto e avere la facoltà di poter sposare una donna. Quindi è semplicemente il percorso iniziatico, è un percorso solo per diventare uomini, non per diventare superuomini. Solo che per diventare uomini, e noi questo l'abbiamo dimenticato, Barbara, ci vogliono tutte queste prove a cui noi dobbiamo sottoporci, che tanto la vita ce le dà, ed è bene quindi cercare di prenderle a petto aperto piuttosto che schivarle. E invece la nostra società ci dice che sono cose terribili, ma è per questo che noi stiamo fragilizzando in maniera ossessiva e ossessionata i nostri figli. Sono delle prove semplicemente iniziatiche, ma che servono a far sì che che un ragazzo diventi un uomo. E in quell'uomo c'è anche un pezzo di guerriero, perché ovviamente ha vissuto delle cose che sono estremamente drammatiche, che gli hanno richiesto di elaborare degli anticorpi che sono gli anticorpi particolarmente forti. Per non dimenticare, dico l'ultima cosa, perché so che ci sono delle persone appunto credenti che seguono il tuo canale e quant'altro, non dimentichiamoci che il sacramento della cresima, io non so come adesso venga in un qualche modo declinato, ma ai tempi miei io mi ricordo con quale angoscia, con quale trepidazione, ma anche con quale gioia ho fatto la cresima, come si dice, perché quando un ragazzo viene cresimato diventa, guarda caso, un soldato di Cristo. Quindi c'è questo elemento guerresco, che non vuol dire un soldato di Cristo, voglio dire, parliamo di Gesù Cristo, è uno che rincollava con la propria saliva le orecchie quando venivano tagliate dalla spada, quindi non c'è niente di feroce in questo. Però stimola nel giovane questo senso di difesa della dottrina cristiana, difesa della fede, difesa dei deboli, tutto quello che tu dicevi, che dovrebbe essere parte non solo di un guerriero che è nobile, i famosi cavalieri medievali, uno degli atti fondamentali è quello di proteggere i deboli, ma riguarda ogni essere umano che in un qualche modo è incamminato in un sentiero di fede. Questo va dappertutto, da San Martino che taglia il proprio mantello in due per darlo a un povero, quindi quello è proprio l'emblema di qualcuno che difende un debole, una persona bisognosa, fino a declinazioni di altre latitudini, di altre culture. Per arrivare poi, ma questo per dire che noi nel nostro mondo cristiano ce l'abbiamo avuto questa e ce l'abbiamo ancora per certi versi, questa filosofia che non è solo filosofia del guerriero. Appunto la pratica guerresca non andava per molti secoli, non è andata assolutamente a confliggere con una pratica della fede. Sappiamo i Templari, i famosi Templari, la regola dei Templari è stata scritta da San Bernardo di Chiaravalle, no? Il De Laude 9 milizie, è San Bernardo che in un qualche modo ha fornito la regola in maniera tale che l'attività guerresca e guerriera dei Templari fosse niente altro che una sorta di autosacrificio volontario, nel caso se ne presentassero le condizioni, una forma di servizio a Cristo, né più né meno, fatta in maniera simile a come altre vocazioni richiedevano altre forme di autosacrificio. Ma ci siamo.
E guarda caso la filosofia non è che Bernardo Chiaravalle ha messo il copyright, non l'avrebbe potuto fare il copyright, i guerrieri sono solo i crociati. Guarda caso, e io pongo la domanda, poi ognuno si risponda come vuole, guarda caso quello che dice Bernardo Chiaravalle sono le stesse cose, come tenuta etica profonda, come servizio al prossimo, servizio al divino, sono le stesse cose che tu trovi appunto in parte nell'etica del Bushido o ancor più nell'etica del guerriero dell'India antica, che ha la sua emblema massimo appunto nell'epopea del Mahabharata e poi in particolare della Bhagavad Gita, dove lì c'è un guerriero che in maniera, perdonate, molto simile a quanto può fare un templare, decide di scendere in una dimensione di guerra, tra l'altro una guerra un po' particolare perché nella Bhagavad Gita c'è questo guerriero che appartiene alla casta dei guerrieri, che è Arjuna, che è lì pronto a partire in battaglia contro la propria famiglia, contro i propri zii, i propri cugini, perché gli hanno usurpato senza averne il diritto, quindi il regno del padre, eccetera, eccetera. Ma lì è interessante vedere che appunto Arjuna non è un guerriero materiale, ma è appunto un guerriero spirituale, perché nella Bhagavad Gita, e lo stiamo vedendo benissimo, c'è appunto Krishna e Arjuna, c'è un'entità divina, Krishna, che è un Dio incarnato, che gli spiega semplicemente che lui può assolutamente andare in battaglia se quella battaglia lui la vede come un servizio a Dio. Quindi non c'è niente di egoico, non c'è niente di egoista, non c'è niente di orgoglio, ma semplicemente lo sta facendo come servizio divino, perché Dio, nella fattispecie incarnato nell'epopea del Mahabharata in Krishna, ha già stabilito che questo deve accadere. Quindi lui diventa solo uno strumento, Arjuna, nelle mani di Dio, del Dio Krishna, affinché si compia quello che Krishna ha già decretato. Quindi questo è proprio un cerchio che si chiude, che è affascinante, perché vedi Barbara, ripeto, in ogni latitudine e in ogni epoca tu ritrovi dei valori universali che sono sempre gli stessi, che abbiamo ancora noi nella nostra civiltà, se vuoi occidentale e in parte cristiana, in gran parte ancora cristiana, direi. E la cosa bella forse è che proprio prendendo da tutte queste tradizioni, da queste culture, possiamo capire che sono valori universali. Ecco, non è come il crearsi una religione un po' prendendo di qua e di là, come si fa così, in maniera un po' New Age, becera. Ecco, prendere in sostanza quello che ci fa comodo da ogni religione e scartare quello che invece è, per esempio, dal punto di vista cristiano, il valore della testimonianza, che è molto impegnativo. E nelle altre religioni allo stesso modo, pensiamo anche all'Islam, che ha una grande componente di guerresca, no? Il jihad ovviamente è una battaglia. Ma tornando alla nostra epoca, ecco, tornando al discorso dei riti di iniziazione, avevamo detto appunto che in qualche modo noi abbiamo avuto degli altri esempi, no? Abbiamo parlato della Naia, del servizio militare, che oggi, per l'amor di Dio, non si può nemmeno ricordare, perché ecco, però al di là appunto degli episodi di nonnismo, tutto quello che poteva essere, però era anche un modo per diventare adulti, no? Per uscire da quella adolescenza che oggi si protrae fino, possiamo dire, 50 anni in certi casi, in quella che si definisce l'adultescenza. Certo. Ecco, questi erano, al di là che poi uno dovesse andare veramente in guerra, come accadeva
ai ragazzi, ai giovanissimi all'inizio del secolo scorso, che dovettero andare in guerra veramente a 17 anni. Wow. Qui si trattava soltanto di donare un anno della propria vita a questa formazione. Ecco, che poi il servizio civile non ha avuto la stessa funzione esattamente, No, una no. cosa completamente diversa. Pensiamo anche a quei paesi che hanno un esercito popolare, no? Dove proprio i giovani dovevano andare a formarsi, perché in caso di aggressione, in caso di guerra, dovevano materialmente essere in grado di difendere il proprio paese, le proprie case, le proprie famiglie. Ecco, quindi anche qui, per arrivare a un concetto molto di quella di soluzione di cui parlavo prima, perché non si vuole più che l'uomo faccia l'uomo, nel senso che possa iniziare il suo percorso per diventare un guerriero, con tutte le possibili sfumature di significato che possiamo dare al termine guerriero? Hai fatto un domandone, cara Barbara, è un domandone a cui provo a rispondere in maniera molto, molto semplice, perché se un uomo lo forgi e gli dai, ma forgiare è già brutto, sembra c'è un'imposizione dall'esterno, gli dai gli strumenti per diventare un uomo, lasciamo da parte il guerriero, quell'uomo è una persona che è capace a fare due cose, a dire sì ma anche a dire no. È un uomo che dice no perché accetta i rischi della vita, accetta il pericolo della vita, accetta il fatto che talvolta dire no nell'immediato non è una negazione, ma è creare una protezione alla propria famiglia, ai propri figli, alla propria moglie, in maniera tale che poi possa dire un sì. Quindi non è un sì incondizionato, ma alle volte è una persona che sa dire no e sa frenare e imporsi, ma guarda caso è tutto ciò che, visto che tu parli sempre di questa entità, coloro che loro non vogliono che noi facciamo. Quello che serve al mondo d'oggi è un uomo addomesticato, che abbia sempre paura, che sappia sempre vedere a ogni situazione il proprio tornaconto immediato e che non rinunci a qualcosa adesso per poi magari ottenerne qualcosa di più profondo, di più importante dopo. E attenzione Baba, io dicendo questo non sto accusando nessuno, perché tu lo sai, ogni volta che parli dici, ah ma lui parla così e io invece non sto dicendo chi si trova in questa categoria a posto, stiamo parlando lo stesso linguaggio, la stessa lingua. Ognuno di noi lo sa in questo momento quali sono i no che costano e che costano caro, in quest'epoca cominciano a costare caro certi no, che però sono dei no importanti perché dietro ci vediamo la tutela non solo della nostra libertà come uomini, ma bisogna sentirsela già questa uomini, questa necessità di tutelare qualcosa di profondo in noi, di nobile, di sacro, di inviolabile. Non solo noi come soggetti individuali, ma non vogliamo che leda i nostri cari, i nostri simili e quelli che tu chiamavi poco fa, appunto anche i deboli. Quindi il nostro no non è un no egoistico, è un no che a effetto pioggia aiuta tante persone, anche coloro che in questa fase non hanno il coraggio di dire no. E non rientriamo nel trito degli ultimi 2 anni e mezzo, stiamo parlando, quello che accade da 2 anni e mezzo a questa parte è un po' la punta dell'iceberg di un grosso processo che è iniziato prima. Noi abbiamo imparato a dire no da tantissimo tempo, forse abbiamo imparato a dire no dal 1946 per buona parte di noi, forse anche un po' prima, ma non voglio fare delle illazioni ideologiche mie che sarebbero personali. Ma per dire, quindi è un uomo, un guerriero, un uomo adulto, un iniziato, è un uomo che sa anche dire no, si impone, non è un gregge, serve a fare individui l'iniziazione, non serve, c'è una enorme differenza fra il soldato e il guerriero. Il soldato è uno che per carità va fino anche al sacrificio totale, ma perché gli viene detto di andare a fare quella determinata azione. Il guerriero lo sente da solo,
è un uomo in un qualche modo indomabile, perché la legge ce l'ha dentro, non la deve sentire da fuori. Però la legge te la crei dentro solo se ti danno i presupposti per sentire che fai parte di qualcosa di potente, di meraviglioso, ripeto, termine forse abusato, ma non tanto poi, sacro, che solo l'impatto reale con la vita ti fa capire quanto sei prezioso e quanto è preziosa tua moglie, tuo figlio, eccetera. E che uno sguardo dato a tua moglie vale molto di più di 100 ore a starti, perdona il termine, io ogni tanto vado con i francesismi, lo sai, a rincoglionirti con la PlayStation o con il telefonino. Piccole cose, ma è su questo che fa la differenza, se no sembra che questo guerriero è una roba astratta, che Martino Nicoletti è un folle, lo so già che sono un folle, quindi non c'è problema che venga ribadito, però è un folle che è diventato folle perché ha visto delle civiltà talmente splendide che gli hanno insegnato così tanto che quando ho provato a riportare qualcosa di quei mondi qua, per forza ho vissuto delle schizofrenie fortissime, tant'è vero che io sono fondamentalmente, ma con gioia, un disadattato, quindi ma va benissimo, e cerco di disadattare altre persone, e cerco soprattutto, perdona Barbara, una piccola parentesi, di disadattare i giovani, per cui come tu sai io in Francia lavoro essenzialmente come terapeuta, e le persone che si rivolgono a me sono spesso genitori che hanno problemi con i figli estremamente problematici, borderline, al limite di una devianza veramente estrema che può diventare pericolosa anche per i ragazzi stessi, che non sanno più cosa fare. Quindi quando hanno provato con lo psicologo, con lo psichiatra, con tutte le possibili, lo portano talvolta a Martino, ma Martino fa delle cose molto semplici, li prende, li estrae dal loro ambiente familiare, li mette in dei contesti che secondo me sono più sani, e i genitori sono ovviamente d'accordo, natura, vita in natura, ritmi naturali, come ti dicevo prima, ci si sveglia presto la mattina, si risente la presenza corporea, si fatica, si esprime quello che tu vuoi, c'hai rabbia, esprimi la rabbia, c'hai dolore, esprimi il dolore, affatica, tira fuori tutto quello che vuoi, sei libero, perché lo tieni dentro? Sei libero di esprimerlo, e una volta che l'hanno espresso, questi demonietti che per la società sono già marchiati come dei demoni, che l'unica modalità è quella di sedarli a vita con degli psicofarmaci, guarda caso, ma non perché io ho la bacchetta magica, non è quello, ma perché l'antropologia mi ha insegnato tanto, ma è inutile che rimanga nei libri degli accademici, è bene riportarla in un qualche modo nella realtà e per aiutare gli altri. Questi demoni diventano, non dico degli angioletti, ma comunque dei ragazzi che non hanno più questa necessità compulsiva a avere attività o attitudini devianti come le avevano prima. Quindi i rimedi sono semplici, sono delle micro iniziazioni, niente di cruento. Ed è un po' quello che sto cercando di fare assieme a un mio collega, che tra l'altro è un insegnante di arti marziali, eccetera. Stiamo creando un metodo di lavoro per adulti e meno adulti che aiuti gli uomini a guardarsi in faccia e che aiuti gli uomini veramente a dire parliamone tra di noi, esprimiamone, guarda che i problemi che tu senti è un problema che probabilmente sentono anche gli altri uomini, ma non semplicemente come cerchio di parola, un cerchio di parola che poi diventa atto. Cosa fai? Anche per te è necessario in un qualche modo cambiare alcune cose fondamentali nella tua vita quotidiana. Ecco, ti propongo un'altra immagine, quella di Fight Club, del quale avevo già parlato anche con Roberto Marchesini. Si parlava dell'importanza questo è un esempio un po' estremo se vogliamo, però l'importanza per i giovani maschi di stare fra di loro, cioè di imparare ad essere uomini attraverso il confronto con altri uomini. Però togliendogli i telefonini, io sono d'accordo Sì, con no, te. certo, certo. No, quello deve essere un prerequisito. Ecco, perché appunto un uomo che non è più abituato a stare con i suoi, non so, l'assenza dei padri, no? Questo è un problema fondamentale. Il padre a volte non c'è, quindi non può dare quell'esempio, però i giovani maschi fra di loro
possono trovare un modo alternativo che non sia quello che abbiamo nominato prima delle gang o delle baby gang, o comunque di quella ritualità che poi sconfina nel disadattamento o nella violenza. Nell'alienazione totale, certo. Nell'alienazione. Ecco, l'importanza, ad esempio, anche il tanto vituperato servizio militare serviva anche però a si creavano delle amicizie. Non è che c'era soltanto Certo, sì, il sì. bullismo o la situazione tipo Full Metal Jacket No. no, c'era anche, nascevano delle amicizie, nascevano delle quel modo di stare insieme che era anche formativo. Ecco, questo si può fare anche uscendo dal discorso servizio militare, si può anche fare appunto nel ritrovarsi insieme. Il ruolo dello sport, anche questo è fondamentale, perché anche lo sport, se vogliamo, ha questo, qualcuno diceva, almeno mi hanno insegnato, che era una forma di sublimazione, no? In certi casi della guerra, della lotta. Ecco, però lo sport, anche lo sport è stato svilito ultimamente, ha perso un po' questa sua caratteristica di onore, di ricerca di tutto ciò che sono quelle virtù di cui abbiamo letto prima. Quindi questo è importante perché può aiutare, insomma, a ritrovare quello a cui dobbiamo arrivare, è ritrovare la strada per diventare uomini e noi diventare donne, no? Certo, anche perché c'è sempre più bisogno, sempre nel mio lavoro di terapeuta mi rendo conto sempre di più che le donne ricercano autenticamente una presenza maschile che sia una presenza anche protettiva e che non elide, non toglie niente alla loro indipendenza, che è giustissima che una donna abbia indipendenza, autonomia, ma una donna ha anche piacere talvolta di sentire che è protetta. Come un uomo può avere il piacere di sentire in un qualche modo che può proteggere questa facoltà, non c'è niente di male, secondo me questo è estremamente naturale, anche molto bello, però è difficile da trovare ed è difficile anche talvolta dirlo, perché una donna quasi vergogna, e di nuovo state attenzione, non sto accusando nessuno, nel senso ognuno poi si posizioni come vuole, ma io lo sento, molte persone mi dicono il mio uomo non è presente, non è presente concretamente, è distratto, io avrei bisogno dei momenti anche solo di parlare o di sentire che è vicino a me, e non c'è. Detto questo, Barbara, assolutamente quello che dici è secondo me molto giusto, i giovani e lo stare insieme tra giovani farebbe benissimo a creare già dei germi per cui questi ragazzi hanno già tutto ciò che serve come kit per diventare uomini. Quello che è importante secondo me, come sempre accade, poco importa se è lo sport o altre cose, che ci sia una guida, perché lo stare insieme deve essere anche un'occasione per assorbire dei valori e dei contenuti, se no diventa orizzontale, circolare, loro comunicano ma non evolvono, e educare significa appunto far sì che una persona passi da un punto a un altro, e non c'è niente di violento né niente di sbagliato, però per far sì ci vuole qualcuno che mostri il punto da dove sono e li guidi verso un altro punto. Quindi questo è fondamentale. Poi adesso sto per dire una cosa estremamente inattuale, però immagino che tu la recepisci, anche la maggior parte delle persone che ci ascolta, nel senso giusto con cui vorrei che venisse recepita. Quando parlavamo delle iniziazioni tribali, aiutano a capire che l'universo, il mondo, è per forza fatto di conflitti e c'è un elemento di violenza che non possiamo eliminare. Non possiamo far finta, di nuovo dico, non lo possiamo mettere sotto lo zerbino con un colpo di scopa, non funziona. Quindi è secondo me positivo che talvolta i giovani questo elemento forte della realtà, tagliente, lo vivano,
Per questo io dico talvolta fan bene le arti marziali, perché non c'è niente di male, tanto se non te lo dà un calcio in faccia il tuo amico, compagno di arte marziale, e durante un combattimento con delle regole fa male, ma è meglio prenderlo lì, il calcio in faccia, perché tanto la vita, prima o poi un calcio in faccia te lo dà, ma non perché Martino Nicoletti dicendo questo è un guerrafondaio, un violento, no, perché la vita è fatta così e non possiamo far finta di no. In questo momento noi stiamo vivendo una guerra che per noi stiamo dando dei giudizi di valore, giusto, non è giusto, quello è un farabutto, quelli vanno difesi, ma da quella parte, traslata, realmente c'è gente che sta combattendo e morendo, c'è gente che è sgozzata, bambini che muoiono e altri che uccidono bambini. Quindi noi facciamo finta, è un po' come le macchine elettriche, sai, che dice vanno di moda, sono ecologiche. No, sono ecologiche perché non inquinano lì dove attacchi la presa per ricaricare la macchina, ma quell'elettricità comunque sta inquinando da un'altra parte. Quindi sì. è un gioco molto ipocrita di spostare le cose geograficamente, ma questo la vita ci dà, e quindi secondo me fa bene anche un giovane che sta insieme agli altri amici capire che c'è anche un elemento conflittuale nella vita che non è violento, è semplicemente apprendere che il mondo è vasto. E come ultima immagine proponiamo questa che chiude idealmente questa puntata che abbiamo dedicata al principio maschile, allo yang, e prossimamente continueremo occupandoci del principio femminile, dello yin. Perfetto. Ecco, qui abbiamo una rappresentazione di quello che poi è naturalmente la straordinaria omogeneità che c'è tra il principio maschile e il principio femminile, che non sono separati da transenne e da fili spinati, ma che si compensano e si compenetrano l'uno nell'altro in tutte queste declinazioni che abbiamo descritto di tradizioni, di culture, di religioni. Quindi anche la guerra tra i sessi è un controsenso, perché non esiste che noi dobbiamo farci la guerra donne contro uomini, perché anche questo è un modo per dividere e spezzare questa perfetta armonia tra due elementi. Quindi anche questo ci riconduce al concetto di dissoluzione e di dannazione, di perdita della nostra essenza più vera. Quindi questo è un concetto che naturalmente le tradizioni orientali hanno fatto proprio, ma è un concetto universale, cioè ritrovare la propria parte femminile, la propria parte maschile, renderle armoniose per avere anche un rapporto sereno con l'altro, no? Ecco, questa è una cosa che dobbiamo recuperare. Sì, sono d'accordo. Come in tutta questa puntata sono d'accordo con te, Barbara, anche su questo ovviamente. Allora, hai fatto benissimo a prendere questa immagine dello yin e lo yang, che appunto riguarda il taoismo, quindi la cultura e le filosofie orientali, in particolare quindi della Cina. Ma appunto basta guardarlo e c'hai già tutto l'insegnamento, al di là del fatto di leggere poi cosa vuol dire yin e cosa vuol dire yang. Facciamo finta che erano giallo e verde, non c'è bisogno che siano nero e bianco, nero e bianco, perché ovviamente è chiaro che siano degli opposti, ma basta che li guardi. Allora il nero c'ha un puntino bianco, il bianco c'ha un puntino nero, e le due cose sono delle curve all'interno di un cerchio. Quindi solo già guardando questa cosa senti che è qualcosa che non è statico, ma che è dinamico, è fluido. Questo ti fa capire che tutto quello che abbiamo detto fino adesso rispetto al guerriero, parlando del guerriero, il guerriero tanto è più coraggioso, tanto più è sensibile e accetta le sue paure e le sue vulnerabilità. Una donna tanto è più donna ed è femminilmente donna, non solo perché ha dei tacchi da 12 centimetri,
ma perché nel momento in cui deve difendere i propri figli, esattamente come una tigre, difende i figli con una tale ardore che neppure un uomo sarebbe capace di difendere con tanta potenza, forza, determinazione e violenza. Quindi vedi, stiamo parlando di cose che sono assolutamente interscambiabili e che, ahimè, proprio perché ce le stanno dicomitizzando in maniera così feroce, o è così e non deve essere in nessun modo così, quindi togliamo sia il bianco del nero e lasciamo un cerchio vuoto. Ma se tu lasci lì dentro un cerchio vuoto, non c'è più movimento, non c'è più dinamica, non c'è più armonia, come dicevi tu, non c'è più fluidità, non c'è più compensazione, non c'è niente che si combina. Il bello è sapere che un uomo è più uomo tanto più riesce a vivere la propria femminilità e vivere con la femminilità, non ritirarsi in un eremo a spaccare con la katana soltanto tronchi di albero o tagliare testi di nemici. E una donna ugualmente tanto più donna, secondo me, tanto più accetta questa presenza maschile che è di protezione, senza che tolga niente alla donna, perché lo abbiamo appena detto, la donna quando c'è necessità non c'ha bisogno dell'uomo, lo fa da sé di difendere la prole, anzi l'uomo è più lento, non ha quell'istinto talvolta che solo una madre ha a difendere, a capire a livello intuitivo cosa bisogna fare e agire. Ma il bello è questa complementarietà che fa girare il mondo, che fa girare l'uomo e la donna, anche proprio perché girano in accordo pieno con quello che è le armonie celesti. Ma se questo noi lo togliamo, creiamo dei mostri e lì dentro rimane non un bianco e un nero che sono in armonia, ma rimane un buco. E col buco non si va da nessuna parte perché non c'è più vita lì dentro, perché non ce n'è più energie che, avendo polarità opposte, mettono in movimento l'universo e mettono in movimento l'amore, mettono in movimento l'armonia, tutto quello che noi lì dentro vogliamo mettere. Questo per dire, vedi, siamo partiti, il libro del guerriero dello spirito, sembrava che Martino fosse un guerrafondaio, invece finalmente chiudiamo qua facendo un elogio alla femminilità e al valore della potenza femminile senza cui noi uomini non saremmo niente, ma questo ne riparleremo un'altra volta, perché noi uomini non siamo Certo. niente senza una donna vicina. Bene, io spero che questa puntata vi sia piaciuta come è piaciuta a me, l'ho trovata molto, molto stimolante e ricca di contenuti che possono anche far riflettere successivamente, ripensando a quello che abbiamo detto, quello che ha detto Martino Nicoletti, quindi ricordando sempre di riprendere, di rileggere questo libro di Martino che indirettamente abbiamo presentato, ma che ci ha permesso appunto di iniziare questo discorso sull'importanza dell'essere guerrieri sia come uomini che come donne per difendere, non abbiamo detto un valore che deve essere difeso e che possiamo difendere, cioè la libertà. Questo è fondamentale, no? Assolutamente. Ecco, anche essere guerrieri per la libertà, guerrieri per la Ma scherzi. verità, per tutti questi grandi valori. Quindi invito a leggere questo libro, Cavalcare il Kali Yuga, il libro Grazie. del guerriero dello spirito, una guida per gli uomini alla ricerca della loro virilità sacra. E che Io paradossalmente, perdona se ti interrompo, sappi che la maggior parte dei lettori di questo libro sono donne. E sono donne che quindi spesso lo regalano ai propri mariti. Questo per ecco. dire che appunto quanto è impellente, quanto è un libro che è trasversale e non è assolutamente dedicato unicamente agli uomini. Scusa che ti ho interrotto. Figurati. Ringrazio Martino Nicoletti per questa piacevolissima serata Grazie a te, e Barbara. prossimamente ci rincontreremo per completare idealmente questo yin e questo yang, ma parleremo anche ritorneremo su un argomento che abbiamo trattato questa sera in maniera ancora più approfondita. Quindi ti ringrazio, ti saluto, ringrazio tutti coloro che ci hanno ascoltato. Grazie tante Barbara e a tutte le persone che ci hanno seguito, ovviamente. Grazie.
Buona serata, arrivederci.